Il viaggio inizio. Today I have something to show you. Follow me. Ciao mucca. Eccoci qua, 1500 km in Tunisia, esattamente 1000 più del dovuto. Allora, bentornati sul mio canale. Siamo alla quarta puntata del visto negato. Mi muovo verso Tabarka perché dopo aver sentito l'agenzia Fancy Yellow ho deciso di andare verso Tabarka per tentare un'ultima volta di entrare in Algeria dalla frontiera più a nord che ci sia. Parlando questa mattina con l'agenzia ho raccontato tutta la mia situazione che già conoscete, tutto quello che mi è accaduto, e dato che ho il visto per entrare in Algeria gli ho chiesto se semplicemente loro come agenzia algerina potessero farmi una lettera di invito e le prenotazioni degli hotels. Il ragazzo di Fancy Yellow è stato molto gentile, ha capito la mia situazione, ha detto io proverò a fare quello che tu mi richiedi, ti invierò una mail con questi documenti, però non ti assicuro che funzioni, visto anche il fatto che sei stato rifiutato già 2 volte. Faccio un ultimo tentativo. Le frontiere tra Algeria e Tunisia sono esattamente 9. Io ne ho visitate, ho visitato gli uffici di 3 frontiere, domani visiterò l'ufficio della quarta frontiera, quindi 4 su 9 è un'ottima media, direi. Sono un esperto di dogane algerine adesso. I viaggi sono così, quando si viaggia da viaggiatori e non da turisti ci sono di mezzo dogane, frontiere, burocrazia. Queste cose possono accadere. Io nel mio viaggio nei Balcani ho attraversato 7 paesi e le frontiere sono state una passeggiata rispetto a questa, dove, ripeto, ho incontrato sempre officers molto gentili, garbati, che mi hanno, tra virgolette, fatto accomodare anche per non farmi aspettare fuori, però era evidente che dovevo rimanere altrettanto calmo e tranquillo pure io, perché sennò la situazione sarebbe cambiata, tra l'altro a mio sfavore, molto velocemente. Questo è quanto. Quello che posso dire sugli ufficiali algerini, i doganieri algerini, è che hanno un'impostazione molto formale, molto da gendarmerie, cioè se minimamente avessi provato a, tra virgolette, ad allungare una 50 euro, io penso che mi avrebbero sbattuto dentro, ma lo dico con cognizione di causa. Mi sono reso conto che non c'era quel tipo di atmosfera, c'era l'atmosfera di chi analizzava le carte e diceva tu non entri, punto. Non si discute, puoi andare via e trovarti l'hotel. Questa è stata la situazione. Pensavo, scherzando, che posso richiamare questo viaggio Borders of Algeria, oppure accarezzando l'Algeria, senza mai entrare però. Vedete, siamo qui a El Kef. A quanto pare il navigatore ha sentito che mi stavo annoiando e ha tirato fuori questo bel percorso sul crinale delle montagne. Guardate che belle curve che ci andiamo a fare. Che dire, ci sta. Mi piacciono queste sorprese, era un bellissimo fuori programma e ora ci divertiamo.
tra l'altro porta comunque l'arrivo, ci sono proprio delle belle curvette, ci sono delle belle curve, porta l'arrivo comunque entro le 5. Andiamo a vedere i dati. Mancano ancora 113 km, abbiamo 343 km di autonomia, cibo, acqua, possiamo andare direi. Arrivo previsto alle 17.08, quindi con la luce direi proprio che ci possiamo divertire. Sono anche abbastanza dolci, si possono fare in terza. Penso che sarà un circuito tutto da seconda terza, che facciamo sempre con la giusta prudenza, perché sono da solo, sono qua in Tunisia da solo, siamo sulle montagne, è meglio fare meno che rischiare. Però è veramente una piacevolissima sorpresa, stupendo. Ecco, questa cosa mi aggiusta la giornata, perché così questa giornata è stata una giornata tra le colline, le montagne e il verde, e quindi non è stato solo un trasferimento a Tabarka per fare l'ennesimo tentativo alle dogane. Stupendo, che paradiso all'improvviso. Ah, che cazzo mi appunto? Ah, mi appunto qualcosa, un'ape, qualcosa mi appunto. Ah, è stata pure abbastanza forte come cosa. Ma che cazzo è? Ancora mi sta pungendo. Ma forse mi è entrato qualcosa dentro, mi devo fermare, cazzo. Mi deve essere entrato qualcosa dentro. Mi devo fermare. Devo fermare e togliere la giacca. Ma vaffanculo. Dove cazzo è entrata sta cosa? Sono a Tabarka e proverò ad entrare in Algeria dalla frontiera nord. Rispetto alla volta precedente, adesso oltre al visto del console algerino a Napoli, ho anche la lettera di invito di un'agenzia algerina completa di itinerario solo per il nord e prenotazione di tutti gli hotel. Più di così non posso fare, dopodiché veramente vuol dire che spenderò i miei soldi in Tunisia. Hi sir, I'm going, yes sure, just a second. Ça va bien, I'm going to Algeria, I'm trying to go to Algeria. Italian. Thank you. Okay, this is the passport, yes. You want to go to Algeria? Yes, just to visit the north. Until Algeri, Oran. I'm not very good with the pronunciation. It's okay, it's not a problem. Thank you very much. Bye. Sono appena arrivato in Algeria, evviva, appena superato la frontiera, sono felicissimo, non vedo l'ora di iniziare questo viaggio. Thank you, merci beaucoup. Si inizia. Ah, per entrare in Tunisia c'è una bella fila, eh? Questa è la fila per entrare in Tunisia, c'è male.
Io sono venuto presto, ma non prestissimo, verso le 10 sono arrivato in dogana, anzi sì, verso le 10 e mezzo. Nel giro di 45 minuti ho fatto tutto. La dogana nord, quella tra Tabarka e diciamo in linea d'aria Guelma, è stata veramente, rispetto alle precedenti, una passeggiata di salute, veramente una passeggiata, nonostante io partissi svantaggiato in quanto avevo 2 respingimenti sul passaporto, 2 timbri, perché diciamo ad una frontiera non mi avevo messo nessun timbro, mi avevo semplicemente detto guarda, non entrerai, non passerai neanche da qua, è meglio che non perdi tempo. Quindi mi hanno chiesto come mai avessi avuto quei cosi, ho detto no, perché non avevo la guida per il deserto, però ho detto adesso non c'è più tempo per il deserto e questi visiterò solo il nord, queste sono le città che visiterò e questi sono gli hotel in cui andrò. Avevo appunto la lettera d'invito dell'agenzia algerina con la lista di tutti gli hotel ed è stato veramente molto agevole. Per darvi un'idea, cioè semplicità delle dogane europee, diciamo dei Balcani, ecco, quindi veramente tranquilla. Dai, ci siamo, il viaggio ha inizio. In realtà il viaggio è fatto anche di tutti gli imprevisti che ci sono stati prima, che sono indubbiamente un grande bagaglio di esperienza che vi ho raccontato fin qui proprio perché spero che possano esservi utili e che voi non dobbiate fare questo tipo di, possiate quantomeno evitare di fare questo tipo di esperienze, perché più che altro fanno perdere tempo. Io ho perso 5 giorni per diciamo cercare di entrare dalle varie dogane ed erano dei giorni che avrei utilizzato in Algeria, ovviamente. D'altronde il mio viaggio era diciamo di solo 16 giorni e quindi questo 5 giorni in meno penalizza molto l'itinerario. He's my friend from Algeria. He's the friend who helped me to change money and to buy the SIM for Algeria. A very good boy. What's your name? What's your name? Misami. Misami. Merci. Nice to meet you. Siamo in Algeria e stiamo andando verso Costantine. La strada è molto bella, ottimo asfalto, scorrevole, pulita. Lasciamo il caffè Ferrari dove abbiamo fatto il pranzo, salutiamo gli amici. Ciao a tutti, ciao, ottimo caffè al caffè Ferrari e si riparte. Una breve pioggia rinfrescante, penso che di là il cielo si apra, infatti non ho voglia di mettermi l'antipioggia, penso che sia un tratto breve. Avevo la camera spenta e quindi non ho fatto ovviamente in tempo a riprendere. È stato forte perché ho visto un camionista col camion fermo nella piazzola di sosta e stava pregando, aveva steso un tappeto per terra e stava pregando rivolto verso l'oriente, quindi verso la Mecca, in direzione opposta al sole che sta tramontando a ovest. Fantastico, non avevo mai visto una cosa del genere. Ora, se ricordo bene, loro si fermano 5 volte al giorno, quindi ogni 4 ore e tot minuti, per fare delle preghiere. E quindi anche i camionisti fermano il camion e lo fanno. Molto, molto bello da vedere, una chicca di questo viaggio. Francesca, ho visto un cagnolino, anzi un cane proprio, le stesse dimensioni, è identico a Totò, tutto nero con la macchia bianca davanti sul petto. Sembrava proprio lui, proprio qui in Algeria, a 11 km da Costantine. Prima peccato non avevo la camera accesa, guarda, mi verrebbe voglia di tornare indietro, però non posso farlo in controsenso. Pazzesco, era proprio lui, sembrava, si è reincarnato qui vicino Costantine. Pazzesco. Wow, questo è uno dei ponti
È accesa? Sì. Questo è uno dei ponti di Costantine. Mamma che bella, è un incanto. È un incanto. Ecco, sto sbagliando strada, devo scendere giù. Dico bene, sì, Centreville di qua. Beh, da quello che vedo dovrei avere l'hotel in una buona posizione per uscire la sera. Verificheremo. Questo è il fossato. Quel ponte è stupendo. Bellissimo. Bellissimo quel ponte. Un altro ponte. Ha una bella energia questa città, mi piace. La prima sensazione è proprio ottima, bella. Sembra proprio che mi abbia dato un ottimo hotel in una posizione centralissima. Wow, finalmente una bella serata. Oggi si va a cena fuori. Basta piselli in scatola e tonno. Wow, stupenda. Nuovo hotel. Non è questa, devo proseguire da qua. Ok. Quindi all'hotel Ibis. Qui la vedo il parcheggio. Hi guys, nice to meet you, nice bike. Oh, BMW, wow, great. But Italiano. But you are the one famous on Instagram with this bike, Lone Rider. It's you? No, it's the same. I'm going to Hotel Ibis, probably this one. But you are from here? From Algeria. In Italy? Ah, you are from Algeria. Good. From Italy, from Lecce. Okay. Wait. I park. Take pictures. Oh man, a BMW. A BMW in Africa Twin, it's the top of the top. Here you find my Instagram account. Yeah. Oh, this bike is amazing, man. Amazing, man. What do you have? Let me. Okay. وكيف جاءتك الفكرة إلى المجيء إلى الجزائر؟ أنا جاي اسمح لي يا فؤاد. Because it's beautiful. Ho salutato i 9 amici algerini e sono andato subito in hotel, un Ibis molto centrale con garage custodito. Ho lasciato le mie cose e mi sono subito catapultato giù in città per apprezzarne la sua bellezza. Costantine è costruita su uno sperone di roccia ed è collegata da innumerevoli ponti sospesi che le restituiscono un fascino davvero suggestivo. Avevo una certa fame e non vedevo l'ora di assaporare le prelibatezze locali e mi sono subito tuffato in un ottimo ristorante con un panorama mozzafiato. Finita la cena, percorro ancora 4 passi per far rientro al mio hotel e ripenso a che fantastica giornata ho trascorso. Evviva, sono in Algeria!